Ciao a tutti da Flavio Torresi di Broken Stories. Oggi uno scoop. Sono il primo ad annunciare in Italia la nascita in un immediato futuro di una realtà che può rivoluzionare potenzialmente il settore della narrativa fantastica, cioè i libri che qui su Broken Stories ci piacciono tanto, dal fantasy alla fantascienza, all'horror, al weird, e anche in particolare quello pubblicato, tutti questi libri pubblicati da editori indipendenti, medio e piccoli, che spesso sono le realtà più appassionate, quelle che pubblicano i libri più belli o comunque con motivazioni molto forti per portare qui in Italia letture che altrimenti non vedremmo. Questi piccoli media editori indipendenti però devono far fronte a un sistema editoriale che nel video precedente, che vi linko qui, ho definito una selva oscura. Nel video precedente che vi invito a guardare, l'ospite, che è anche quello del video odierno, cioè di editore, nella persona di Emanuele Jonathan Piglia, ci ha spiegato come alcuni meccanismi, alcune voci dei contratti che riguardano la distribuzione nazionale nelle librerie possono rivelarsi insidiosi. Ora, dato che la distribuzione è un nodo cruciale della filiera che porta dallo scrivere un libro al farlo leggere a noi che siamo i lettori, la notizia che vi forniamo oggi potrebbe portare a una bella, sana rivoluzione copernicana. Quindi, eccovi lo scoop, guardate questo video e se non avete visto quello precedente io vi consiglio comunque di dargli un'occhiata perché vi fa capire quanto sia necessario modificare lo status quo dal punto di vista, sì, proprio del mercato editoriale italiano e delle sue potenziali insidie. Nei primi minuti Emanuele Jonathan Piglia ci illustrerà come gli editori attualmente possono aggirare tutte queste insidie e dopo poco appunto ci invece parlerà della soluzione che ha escogitato. È molto pericoloso il mestiere dell'editore. Sì, però ci si può difendere, perché esistono dei allora, modelli distributivi. c'è speranza? La speranza c'è. Esistono diversi modelli di distribuzione. Esistono dei modelli di distribuzione che sono più o meno faticosi, più o meno che abbassano più o meno il ROI, che aumentano più o meno i margini. Il ROI è il ritorno sull'investimento. Per esempio, c'è una casa editrice che si chiama Cronaca di Belli, loro si occupano di letteratura militante, solo di quello, e usano tantissimo il marketing diretto online. Loro vendono il più che possono tramite il loro sito. Non sono gli unici, ce ne sono diversi. Loro hanno fatto proprio un modello, infatti fanno molta divulgazione, ogni giorno pubblicano un articolo, insomma proprio ogni giorno c'è un'offerta, ogni giorno. Fanno molto contenuto, tanto contenuto di qualità, non contenuto faccio il post con la foto del libro. Fanno proprio, scrivono dei pezzi ogni giorno. Poi ci sta Clicò. Clicò ha una rete di librerie, molte, decine, centinaia, che contattano singolarmente, hanno una risorsa che fa solo questo. È molto faticoso. Bisogna tenere i rapporti con 100 attori economici. E poi ci sono anche distributori emergenti. Direct Book, LibroCo, Terminal Video, CPC, che sicuramente hanno delle condizioni migliori, hanno il problema che chiaramente non hanno la capillarità dei grossi. L'editore ha scelto una via ibrida, cioè abbiamo contratti non esclusivi con 5 distributori, tutti emergenti. Usiamo molto il direct marketing, quindi vendiamo molto sul sito, e abbiamo una nostra rete di 50-60 librerie. E quindi diciamo cerchiamo di fare un po' tutto, e questa cosa ci ha permesso un po' di avere una crescita non eccessiva, però una crescita che ci permette di fare le scemenze che ci piacciono a noi. Però questa è una soluzione che vi siete fatti su misura. La notizia che mi hai anticipato prima è abbastanza, insomma, io la trovo molto grossa, potenzialmente molto grossa, e cioè stai per proporre una soluzione che non è solo per di editore, ma anche per altri editori. Ebbene sì. Sta per nascere un progetto di startup, un progetto di cui
alcune persone che seguono Broken Stories già ne hanno accortezza. Stiamo creando una startup che propone un progetto di distribuzione ritagliato su misura sull'editoria di genere, sulla letteratura di genere, qualcosa che abbia una profonda enfasi sull'aspetto di promozione, che a noi piace chiamare un servizio di consulenza per le librerie. Perché? Perché la distribuzione, oltre al problema dei margini, che è effettivamente uno dei grandi problemi, ha dei problemi che nascono dalla dimensione dei distributori, cioè soltanto in Italia ogni distributore è un distributore generalista. In tutto il mondo, sicuramente in Europa e in America, ma per quanto mi è stato concesso di studiare, in tutto il mondo i distributori sono di settore, cioè così coach. Specialistici? Sì, esatto. Specializzati in una nicchia? Esatto. Per esempio c'è Independent Book Groups, che si occupa solo di saggistica e letteratura militante, così come Obo Diffusion in Francia, o così Coach, che fa solo fantasy in Inghilterra. E ce ne sono molte così. È una cosa che qui mi suona eccezionale. Distributori, cioè capisco gli editori di genere, ma i distributori di genere, scommetto che come me tanti altri non l'hanno mai sentito dire. Distribuire tutto ti porta a delle spese che deve per forza far aumentare i costi. Cioè, se io devo avere un magazzino che è grande quanto una città, ho dei costi operativi soltanto per aprire eccessivi, enormi. Il margine operativo dei più grandi distributori italiani, e invito chiunque a scaricare dal sito della Camera di Commercio delle relative città è legale, costa mi sembra 7 euro. Se volete ve lo scaricate. Hanno dei margini operativi molto bassi perché hanno dei costi operativi enormi. Hanno dei costi operativi simili a quelli delle big tech americane. Capisci? È chiaro che allora devono caricare i loro costi su quelli che sono i loro fornitori e i loro clienti. Qualsiasi azienda si comporta così. E dall'altra però potrebbero dire, già, ma se mi metto soltanto a distribuire i fantasy ci guadagno poco. Esatto, no? È un cane che si morde la coda. Tutto dipende anche da una dimensione che uno sceglie di avere. Ma noi non abbiamo bisogno di creare realtà milionarie che investono in immobili e che generano ricchezza perché dobbiamo avere 500 dipendenti. Il nostro obiettivo è creare un progetto che sia al tempo stesso di divulgazione, perché questo progetto, giustamente, per compiere adeguatamente il suo lavoro, dovrà dotarsi di riviste, di persone che si occupano dell'aspetto culturale, ma anche di consulenza. Cioè non vogliamo ripetere un errore che compiono molti operatori di settore nell'aspetto della promozione editoriale, di entrare in una libreria e non potendo avere una cognizione reale delle specificità del pubblico di quella libreria, consigliare le cose che semplicemente, statisticamente, secondo le anagrafiche fornite dal loro distributore, vanno meglio. Noi dobbiamo creare degli scaffali cuciti su misura in base al tipo di lettrice o lettore che quella libreria ha. E questo lo possiamo fare soltanto mantenendo una dimensione che sia contenuta. In questo progetto avete pensato appunto a come essere non soltanto distributori, ma poi anche consulenti per gli editori da un lato e per i librai dall'altro? Diciamo che dagli editori noi riceviamo l'output l'input del loro catalogo, quindi ci dobbiamo far spiegare il catalogo. Sì. Anche perché noi lavoreremo molto col catalogo. Quindi dobbiamo fare il lavoro di catalogo, anche perché non è vero che i lettori vogliono solo la novità, questa è un'altra falsità. Le vendite di novità sono in calo statistico. Io mi affido ai dati, cioè non è una mia percezione, tutte le cose che dico sono basate sui dati che sono quelli che gli stessi distributori poi forniscono. C'è un calo di vendita delle novità, c'è un ritorno di interesse al catalogo. E questo è un trend, non è una cosa dell'ultimo anno.
una cosa che succede l'ultimo anno non ha valore statistico, non è rilevante, Certo, ma è un certo. trend. Per esempio, banale, una banalità, quando è uscito Nosferatu, qualche mese fa, tutti i libri legati ai vampiri, da Stoker a Twilight, hanno avuto un aumento di vendite. Certo. Questa è una banalità. Però, chiaramente, i librai non possono, dato che comunque tenere in piedi una libreria è un lavoro molto faticoso, non è semplicemente che stai sul bancone o leggi, si tratta di No. fare tanta burocrazia, discutere con i clienti, produrre documenti che si chiamano rendiconti, dover fare molti bonifici ogni mese, e sembra una scemenza, però ti può togliere anche un giorno di lavoro al mese, perché sono centinaia, no? Sono molti fornitori. E bisogna fisicamente mettere a posto i libri e scegliere dove metterli, quindi è un lavoro molto faticoso. E ci sono molte librerie, molte libraie e molti librai che ci hanno detto: beh, in effetti io avrei sempre voluto farlo, però non c'ho tempo, non lo so, non conosco il mercato, non conosco il settore. Ma noi conosciamo quelle librerie, perché già ci lavoriamo come editore, quindi conosciamo più o meno che pubblico hanno. Abbiamo dei dati, abbiamo 10 anni di dati. Quindi, per Perfetto. esempio, sappiamo che la libreria 101 di Bari, per esempio, per dirne una, o che comunque abbiamo parlato recentemente, hanno un pubblico legato molto a una certa letteratura raffinata, quindi è chiaro che noi là non andremo con il fantasy hard boiled, ma andremo un po', gli suggeriremo, gli proporremo una selezione di weird un po' più raffinata magari. Questi editori che distribuirete sono piccoli medi o anche i nuovi libri di Stephen King pubblicati da Sperling e Kupfer? Chiaramente nella prima fase ci focalizzeremo sull'editoria indipendente. L'ambizione è di cercare poi dopo di diventare buyer alle condizioni nostre, quindi dobbiamo prima avere un potere contrattuale di un certo tipo, anche di titoli e di autori di altro prestigio, però sempre focalizzandoci sugli indipendenti, perché noi non ci rendiamo conto di quanto certe case editrici abbiano nel loro catalogo davvero il top mondiale di certe micronicchie. Qui su Broken Stories ce ne rendiamo conto. Sì, no, vabbè, io lo so che tu lo sai, però diciamo, parliamo del mainstream, no? Del restante 99%. Per esempio, torno a parlare di editore non perché me la sento calda, ma perché è il caso che, guarda caso, conosco meglio. Ma Noi abbiamo un vedi. catalogo Silvia Federici. Silvia Federici è la più importante teorica del femminismo in vita, punto. Non è un argomento di dibattito. Mm-hmm. Eppure la fa di editore. Non per disattenzione di altri, ma perché ci siamo entrati in contatto, ci abbiamo parlato, lei era convinta e vabbè. È chiaro che sul Corriere comunque andrà l'ultimo libro di una influencer femminista fatta da Mondadori e noi con più difficoltà. Quindi farà sì che negli occhi, oppure sì, ci andremo, ma l'influencer femminista con 200.000 follower avrà un paginone, anche perché magari c'è un rapporto di amicizia con i giornalisti molto più banalmente, no? O perché Mondadori ha maggiore potenza di fuoco nostra. E Silvia Federici magari ha un piedone, cioè che sarebbe l'articolo che di solito sta in fondo alla pagina. Sì. Negli occhi di chi non conosce Silvia Federici e l'influencer, vede l'influencer un paginone e Silvia Federici in coda, percepisce l'influencer come più importante, per quanto vogliamo dar valore a questa idea di importanza. Però questo si tramuta poi in vendite. Certo. Ecco, per questo noi comunque vorremmo dare più rilevanza a questo, e per questo noi vogliamo anche creare un magazine di dibattito, non solo di recensioni, un magazine che parli non solo dei libri, ma dei temi del libro, dei temi dei libri, e che possa diventare una guida per i lettrici, per le lettrici e per i lettori, per orientarsi nel mondo della letteratura di genere, tanto italiana quanto internazionale. E quindi stiamo parlando di fantascienza, fantasy, horror, weird. Dico bene? Sì, per riassumere. Beh, insomma, la prima volta che in Italia ci sarà un distributore che ci tiene espressamente, perché insomma deve guadagnarci e quindi deve sapere cosa sta vendendo, deve sapere chi lo produce, come, a chi venderlo e perché. Questa cosa, nel momento in cui inizierà a funzionare bene, ha la possibilità di aiutare molto gli editori
i lettori che finalmente potrebbero vedere anche in libreria realtà editoriali non di solito non esposte, ecco. E poi è una buonissima notizia sia per i lettori da un lato, ma anche per gli scrittori direi, perché insomma Speriamo. sì, certo, bisogna fare tutti gli scongiuri del caso, però mi sembra un progetto davvero notevolissimo. Questa filiera concentrata sul fantastico, sul genere, mi sembra... Beh, lo sai che c'è? Allora, io ho avuto la fortuna di vivere, di frequentare intensamente l'Inghilterra per qualche anno e la Francia per quasi un anno. Eh, e diciamo anche studiando il contesto non posso metterci la mano sul fuoco perché non l'ho visto con i miei occhi, però mi dicono che studiando anche i dati, report eccetera, all'estero è normale che ci siano librerie di genere, pub in cui ci sono sale di lettura dedicate all'horror. In Italia invece le librerie, per forza di cosa, per come è strutturato il mercato, sono spinte a essere librerie che con una grande estensione merceologica. Sì. Questo dipende dalle inefficienze del mercato di cui parlavamo prima, cioè le librerie sono forzate ad andare in quella direzione. Conosco molte librerie e ho avuto in questi mesi l'opportunità di parlare con molte librerie che avevano un'idea di libreria molto centrata, ma per forza di cose, anche per inefficienze chiamiamole inefficienze contrattuali, così nessuno si prende una querela. Sì. Per inefficienze contrattuali sono state spinte ad estendere il loro catalogo. E questo rende molto complesso il diffondersi di una cultura della letteratura di genere in Italia, che comunque esiste, comunque c'è, è forte. No, c'è, come? La nicchia può non essere tanto grande, ma è molto compatta, è molto agguerrita. Sì. E poi non è nemmeno così piccola in realtà. No, perché se mi dici che un testo di genere vende 27 volte, in proporzione a quanto vende un romanzo borghese, Sì, è una questi cosa sono i dati notevole. dell'Albi. Diciamolo, la letteratura borghese è un genere, come ogni genere ha le sue... è ripetitivo, per certi versi, ha i suoi cliché, solo che qui in Italia siamo abituati a considerarlo un non genere, ma proprio la letteratura. Una volta Lorenzo Gasparrini, che è un filosofo che si occupa di temi di genere, mi disse una cosa che mi colpì molto e la possiamo riportare, cioè dice i maschi non sono un genere, cioè il genere sono le donne, sono i trans, sono le persone queer, ma i maschi non sono un genere. Nella percezione comune, chiaramente è una provocazione. Ah, E la stessa cosa accade con la letteratura borghese, cioè non si percepisce come un genere, si percepisce come la letteratura. Infatti chi ne parla con narrativa letteraria, come se come se il resto non ci avesse connotazioni stilistiche. ma sì, è un nostro vezzo, no? Italiano soprattutto, per Sì. carità. Non che altrove uno scrittore horror sia portato in palmo in palmo di mano in ogni contesto, non è così. No, direi di no. Però abbiamo questa abitudine noi, inveterata, dovuta a alcune case editrici, alcuni leader delle case editrici e grandi intellettuali del passato che hanno trasferito questo messaggio. In parte anche la sinistra italiana ha le sue responsabilità, che ha Sì, lasciato, sì. anche per aver lasciato il campo aperto agli altri, no? Che si sono appropriati del genere, soprattutto il genere fantasy. Lo sappiamo che è stato Purtroppo sì. respinto dalla sinistra ma abbracciato dalla destra in maniera molto strumentale. Spesso gli editori in Italia non fanno l'editore di mestiere e a volte lo fanno come secondo lavoro nel sogno di fare prima o poi l'editore di mestiere, a volte lo fanno perché si annoiano a mantenere le proprietà di famiglia. I secondi sono quelli che hanno creato il contesto che descrivi tu adesso. Sì, quelli che non hanno bisogno di guadagnare. Esatto, e infatti lavorano spesso anche in modo economicamente razionale, però questo influisce molto il mercato. Influisce, Chiaro. cioè hanno ripercussioni anche
su di me, su Zona 42, su Mosca Bianca, eccetera. Il progetto di distribuzione aprirà le sue porte ad aprile del 2026, quindi più o meno tra un anno. In questa fase noi stiamo avendo dei pitch con librerie e con editori in cui raccontiamo in dettaglio. Diciamo che siamo in una fase embrionale del progetto, ma è un'embrionalità che ha visto 4 anni di sviluppo. Quindi diciamo che dal mio punto di vista ci siamo, perché ci sto lavorando da un'infinità di tempo, però Sì. tra un anno sarà il sito aperto e tutto il resto. Allora, se qui se qualche editore, libraio vedesse questo video, come io credo, e ti volesse contattare, lo può fare, no? Giusto? Sì, in questo momento non esiste il dominio e tutto quanto, ma meglio se ci scrivete all'email di editore, che trovate su dieditore.com, c'è proprio un form per scriverci. Guarda, sono molto fiero di averti dato la possibilità di parlarne per la prima volta in un video. Grazie dello scoop e teniamoci in contatto, perché se andrà bene istituiremo il premio Troisi, così uno non sa chi è dedicato. Che sciocchezza. No, tenimi piuttosto al corrente, perché Broken Stories ha a cuore la promozione della editoria di genere e la diffusione della lettura, insomma, la promozione della lettura. Sarai coinvolto al 100%, non ti credo. Dove scappi? Tanto so anche dove abiti, tra l'altro. Ah sì? Sai proprio, mi hai localizzato col GPS? No, ti ho mandato i libri. È vero, questo è molto più efficace. Chi mi vuole individuare mi faccia regali. E io di nuovo voglio mostrarli. Andate sul sito di D Editore, perché i libri di D Editore sono piuttosto particolari. Cioè, una cosa va detta: avete un'identità precipua. Voglio usare questa È il parola. complimento che potresti farmi. Che poi sia quella adatta a ogni lettore, no, però è molto distintiva, e io voglio dirti anche che sono felice che la componente politica sia integrata organicamente nelle tue iniziative, perché penso che sia... Io sono un sostenitore dell'evasione, però anche sono un post-nerd, quindi insomma al mondo ci pensiamo e agli altri. Ti ringrazio, mi sento molto lusingato. Grazie mille di questo incontro, ci sentiamo.